Un nome che risuona nei secoli, Giacomo Casanova. Amante, avventuriero, diplomatico, scrittore, spia. Una vita vissuta come un romanzo. Più di 40 opere scritte, ma un solo capolavoro creò la sua fama. Storia della mia vita. Pubblicato postumo nel 1822. Un racconto avvincente della sua ascesa e discesa, un ritratto vivido del suo tempo, un'esplorazione audace della condizione umana. Per alcuni lettori, lo studio dell'opera e della vita di Casanova è diventato una passione. Questi sono i Casanovisti, studiosi che hanno approfondito la vita e gli scritti di Casanova alla ricerca del vero Casanova. In questo documentario incontreremo 3 casanovisti eminenti. Furio Luccichenti, vive a Roma, ha pubblicato numerosi libri e articoli su Casanova e ha fatto molte importanti scoperte negli archivi di Roma e altrove. Giuseppe Bignami, vive a Genova, è un rinomato collezionista di iconografia e bibliografia casanoviana. Fra i suoi numerosi scritti, la sua opera più importante come casanovista è il libro Casanova e il mio tempo. Helmut Watzlawick, vive a Ginevra, è uno scrittore prolifico su Casanova e il Settecento e ha contribuito enormemente alla nostra comprensione di quest'autore. Adesso andiamo a cercare l'uomo dietro la leggenda di Casanova. Io ho incontrato Casanova molto tardi, nel 1966, perché un mio amico, sapendomi molto appassionato di Settecento, sempre stato, mi regalò le memorie di Casanova che io non conoscevo. Il primo incontro con Casanova avvenne nel 1974, quando mi trovai in libreria senza averlo nemmeno cercato, l'inusualissimo libro per me nella mia mentalità d'allora, scritto da Gervaso, Vita di Casanova. Io conoscevo il personaggio assai poco, mi sono comperato con ghiotta curiosità il libro e l'ho letto felice. 2 volte. My first encounter with Casanova happened in Vienna when I was a pupil at the school there, and I got hold of a little pocket book, brief editions of the memoirs. And it was very exciting because the parents and the school teachers, they didn't want us at that age to read Casanova. So of course we tried to get hold of it, and I was reading it. And I found it very interesting. I could understand why it was more or less forbidden for young people. But what I did not realize was that these were real memoirs. I thought it was a novel of some invented person, like many others at that time. So this was my very first encounter with Casanova. Più che come materia di studio, devo subito sottolineare, trovo Casanova interessantissimo come oggetto di collezionismo. Io sono nato collezionista da quando ero piccolo così in questa stessa casa. Mettevo 4 libri assieme e volevo che fossero 5. Quando ho capito che Casanova era un cespite inarrestabile di rarità, mi sono sentito perdere e ho cominciato con la mia strategia acquisitiva che evidentemente, andando di pari passo con la conoscenza del personaggio, diventava sempre più ricca. Well, why have I found Casanova interesting? His writings, him as a person, had to do that with the desire to travel, to visit other countries, to see other places. I was learning other languages already very soon at the age of 15, 16, 17, hoping that I would be able to travel. And reading even the first edition of memoirs, this was a picture of visits to many different countries. I found it fascinating. And that has remained throughout my life, basically. L'interesse era squisitamente il fatto che lui ha scritto un'opera molto importante che dà un'immagine del Settecento che nessun altro dà, o altri autobiografi, ma insomma è molto limitato. Questa era la prima sollecitazione. Seconda sollecitazione, che mi hanno sempre naturalmente interessato, gli avventurieri. Questi strani personaggi che sono tipici del Settecento. Naturalmente ogni casanovista ha un'immagine di questo personaggio, ma ha scritto innanzitutto letterariamente è tagliabile in 2.
Uno nella autobiografia, che scrive in una certa maniera, con grande rilassamento, divertente, spiritosa, per cui è passato alla storia. E poi un altro che ha voluto fare il culto, la traduzione dell'Iliade, poi di altre cose serie, un testo interessante per esempio di medicina, altre cose, però sono tutte cose di una noia terribile. Un romanzo che si chiama Icosamero, che non credo che ci ha rimesso un sacco di soldi, quindi sono due personalità differenti. Che cosa poi penso dell'uomo, ti posso dire, è che era un vero avventuriero proprio nell'accezione del termine. Credeva di passare alla storia come scrittore, ma c'è passato su una cosa che lui non avrebbe mai immaginato che fosse invece la cosa importante, che erano le memorie. How has my perception of Casanova changed over the years, from the beginning of my studies until now? When I started to do some research, private research on Casanova, after having read the memoirs with all the different thousands of commentaries, and I was mainly interested in his contacts with different persons. He mentioned some 3,000 people of all kind of walks of life he had met in his life. He mentioned them in the memoirs or in some of private correspondence and other writings. It was, for me, an absolutely detailed lexicographical description of life in the 18th century in a certain class of people, but including rich people, poor people, mainly actors and people who were living in the entertainment industry and others. And so I took many of the things he said, and which were commented by people as granted. Then I found out that there were basically two schools of people who worked on Casanova's life and memoirs. One was the school, which you could say, who believed in everything he wrote, the enthusiasts, which included Childs. Then you have the school of the people who were very skeptical about that. This had started with studies in the 19th century, because the first big studies in the 19th century had to do with his escape from the prisons in Venice. And of course you had several people who said that's absolutely not possible. And then I came up with a theory about how Casanova wrote his memoirs and what was a historical origin, what was an addition, what was a change, what was a confusion, what was absolutely invented. And I came to the conclusion that he wanted to please the people to whom he presented the memoirs. Since there was, at the time when he wrote the memoirs, there was absolutely no, let's say, theory about how to do that. Autobiographies were something which did not follow certain principles. In the 18th century, many of the memoirs, the famous memoirs of those times, like the Confession of Rousseau, are full of mistakes, and sometimes voluntary mistakes, because Rousseau wanted them to have happened like this. So this was a much more individualistic approach to writing memoirs. Then I was discussing with Lawat and others that one of the interesting facts about the memoirs is what we call the oral style of the memoirs. That's why it's so easy to read them today. The first publications of the memoirs were not in writing. Casanova was used to talk about his adventures. He started to do this with his flight from the Piombi in Venice, from the prisons in Venice. And then he was invited many times, and he talked about his escape from the prisons in Venice. And it took about 2 hours every time. So he was what the Americans call dining out on a story. And of course, Casanova was a child of an actor's family. His mother and his father were both actors. And he believed very much in sort of presenting things like a stage scene. And so he was very used to increase the attention of the public, to put high points and low points in his descriptions, and to divide all its adventures or life stories in little scenes, like a theater piece. This is back in the time. And this was for me a fascinating thing. So the memoirs are a mixture of many different influences, but including very, very detailed private souvenirs. Sono riuscito a farmi un'idea di Casanova
probabilmente assai simile a quella che Casanova avrebbe apprezzato di se stesso, cioè non un personaggio caricato per un verso o per l'altro, non un erotomane in assoluto, non un letterato in assoluto, non uno storico in assoluto, ma sempre un po' di tutte queste cose. Il Casanova narrato da lui stesso è un Casanova molto avventuroso, molto divertito e molto divertente, ma storicamente parlando probabilmente molte cose o alcune cose potrebbero essere riviste. Questa era la tentazione dell'ambiente culturale, letterario e critico dell'Ottocento, che condannava tutto di Casanova. Non è così che si deve fare. Noi oggi però non possiamo perdonargli tutto e quindi andiamo avanti regolarmente confrontando la sua vita, autobiografia molto interessante e molto veritiera, le prove stanno a testimoniarlo, con i documenti che ogni volta testimoniano che diceva la verità più o meno.